Ciao a tutti, oggi vediamo insieme come fare le virgolette all'uncinetto. Questo fa parte della linea di alfabeto che sto creando, tutto all'uncinetto, alfabeto, numeri e punteggiatura. Ho voluto partire dalle virgolette perché quando magari andiamo a decorare un qualcosa all'uncinetto con una frase, una scritta, può capitare che magari a volte appunto sia una citazione, per esempio, oppure un dialogo diretto, ecco, una frase che magari dite a un amico o un'amica. E allora si apre con le nostre virgolette. Allora io sto usando un cotone numero 3 e un uncinetto numero 2. Partiamo facendo 2 catenelle. Se riesco, già partiamo male. 2 catenelle. Nella prima catenella che ho fatto, quindi la seconda dall'uncinetto, entro e faccio una maglia bassa, faccio un'altra maglia bassa, sempre nello stesso punto, e vado a mettere un segnapunti. Cioè faccio prima una catenella e poi un segnapunti, metto il segnapunti in questo modo. A questo punto vado a fare altri 4 maglie basse sempre nello stesso punto dove avevo fatto le altre 2 maglie basse, quindi nella prima catenella che abbiamo fatta, quindi 1, 2, 3 e 4. Vado a fare una maglia bassissima nell'ultima catenella, in questo modo. Quindi ho le mie maglie basse con una catenella in questo punto. A questo punto faccio 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Nella seconda dall'uncinetto faccio una maglia bassa. Nella maglia successiva vado a fare 2 maglie basse nello stesso punto, quindi 1 e 2. Nella maglia successiva una maglia normale, maglia bassa normale. In quella successiva ancora 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2, in questo modo. A questo punto mi sposto direttamente nella catenella dove ho il mio segnapunti, che a questo punto sposto magari un pochino, entro in questo modo e faccio 2 maglie basse, una e 2. A questo punto possiamo anche togliere il segnapunti. Faccio una catenella e giro il lavoro. Adesso sto lavorando sul retro. Faccio 2 maglie basse, 1, 2, dopodiché di nuovo faccio 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2. A questo punto di nuovo 2 maglie basse, 1 e 2, e di nuovo un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2 nello stesso punto. Nell'ultima vado a fare una maglia bassissima, una catenella, giro, 3 maglie basse, 1, 2, 3, un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1, 2,
5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5. Siamo tornati nella nostra, dove avevamo messo il segnapunto. A questo punto proseguiamo da questa parte e vado a fare una maglia bassa e 3 aumenti, quindi nella prima maglia che trovo faccio un aumento, 2 maglie basse nello stesso punto, mi sposto nella successiva, 2 maglie basse nello stesso punto, mi sposto nella successiva, 2 maglie basse nello stesso punto, e siamo tornate all'inizio, l'ultimo punto che è proprio la catenella iniziale, entro, se si riesce, ok, e faccio una maglia bassissima, in questo modo. A questo punto posso tagliare il filo, faccio la mia catenella bassissima, maglia bassissima di protezione, di chiusura, e tiro. A questo punto si può andare a sistemare i fili in modo che vengano nascosti, poi vabbè, se dovete cucirli da qualche parte andrete poi a utilizzarli come punto di appoggio per iniziare a posizionare le applique. Io di solito faccio così, metto i codini, così poi faccio il nodino dove mi serve che vengano messe, giusto per fermarle, e poi le cucio. E questa è la nostra, diciamo, virgolette. Ecco, se ne realizzate un'altra, andate a fare appunto l'apertura e la chiusura, una da una parte e una dall'altra, una così e una così. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito in questo tutorial, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta o meno, lasciate un like, iscrivetevi al canale e come sempre grazie e ciao!